Oggi parliamo del primo mega charger ufficiale per i clienti. Poi succede, forse il primo, no, non credo, incidente con FSD in Belgio, o forse non con FSD. Cerchiamo di chiarire la situazione. E poi in vendita per ora solo negli Stati Uniti la bici Tesla. A tra poco. Bentornati a Lampi di Tesla. Il 2026 dovrebbe, manca ancora metà, dovrebbe essere l'anno in cui Tesla comincerà effettivamente a produrre un po' in volume, ok, l'anno prossimo sicuramente di più, i camion Tesla, il Tesla Semi, insomma ormai abbiamo visto la versione definitiva, ma per far funzionare il camion, esattamente come è successo nel lontano 2012 con le prime Model S, serve una rete di ricarica facile e affidabile e quindi parliamo dei mega charger che arrivano fino a 1.2 megawatt di potenza. Abbiamo già visto qualche prova, qualche test, ma effettivamente Tesla non aveva ancora aperto un sito ufficiale mega charger aperto al pubblico e quindi ai clienti che comunque già stanno usando i primi camion, quelli che Tesla comunque sta usando anche come test. Beh, aperto ufficialmente il primo mega charger in California, in particolare a Bloomington, che è vicino a San Bernardino, a un centinaio di chilometri a est rispetto a Los Angeles, ma vi faccio vedere anche un'altra cosa, perché se andate sul sito Tesla, mettete Stati Uniti e poi andate nella zona, nell'area, quella dove si vede la mappa con tutti i supercharger, potete selezionare Mega Charger e vi fa vedere dove sono previste le prossime aperture. Quindi se magari fate un giro negli Stati Uniti e volete andare a caccia del semi, controllate se magari c'è aperto qualche nuovo Mega Charger e magari potete vedere il Tesla Semi. Ora parliamo di FSD in Europa, sappiamo che è stato rilasciato in 5 paesi e in particolare anche in Belgio. Beh, sembra che sia avvenuto un incidente, per fortuna un piccolo incidente. Ve ne parlo perché come sempre la stampa lo ha riportato in un modo, ma il ministro dei trasporti ha chiarito la situazione perché ovviamente è stata proprio lei a volerlo, se ricordate un po', ne abbiamo parlato nei lampi e quindi ha voluto anche chiarire un po' la dinamica. Lei scrive in risposta a un articolo su X, dice: per chiarezza, l'incidente è avvenuto apparentemente perché l'automobilista ha preso il controllo e ha eseguito una manovra imprudente. Quindi non si può nemmeno attribuire alla tecnologia FSD l'incidente, appunto. Abbiamo fornito queste informazioni ieri al giornalista, vabbè, si riferisce ovviamente alla stampa come vi dicevo prima. Ho indagato un attimino che cosa sembra essere successo, la dinamica, auto in FSD entra in una rotonda e per qualche motivo il conducente prende il controllo e svolta per uscire all'uscita prima rispetto a quella dove doveva uscire FSD. Quindi io mi immagino che il conducente magari si è accorto dopo che voleva fare un'altra strada, ha semplicemente preso il controllo, ha svoltato per uscire dalla rotatoria e lì c'era un'altra auto e quindi c'è stata la collisione. Tra l'altro probabilmente questo incidente, se davvero la dinamica è questa, rientra nelle statistiche di incidente in FSD perché nella metodologia che usa Tesla quando FSD o Autopilot vengono disingaggiati, ma entro i 5 secondi dal disingaggio avviene l'incidente, viene considerato in FSD o Autopilot. Poi, tutto da capire, magari FSD stava facendo un errore, lui è intervenuto, non possiamo saperlo. È avvenuto e io ve l'ho riportato. Ora invece parliamo di un nuovo prodotto Tesla. Non è la Model 2, non è la Model Q, ma è la bici Tesla per bambini. No dai, bellina. Avete presente quelle che di solito io ne ho viste in legno, quelle senza pedali, no? Per bambini piccoli da 2 a 5 anni. E questa insomma ha il telaio in magnesio, leggerissimo, bellissimo. Per ora solo negli Stati Uniti, ma $240, una roba del genere. Vabbè, ovviamente è marchiata e tutto il resto, però bellina. Magari arriva anche in Europa. Questo è tutto per oggi, io vi ringrazio come sempre e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!